Ma che cosa sta succedendo con Davide Frattesi? Oggi ne stiamo parlando un po' tutti, anche all'interno del club di Passione Inter, perché nelle scorse ore l'agente Beppe Riso ha incontrato l'Inter e ha rilasciato queste dichiarazioni che adesso vi faccio ascoltare direttamente dalla sua voce. Vabbè, ho ristagno al Venezia. Non abbiamo parlato di Oristagno, stiamo sistemando delle cose, forse abbiamo parlato di Davide, di Frattesi, di altre cose. Peppe, ci sono molte voci sul futuro di Valentin Carboni. No, per adesso abbiamo parlato solo di Frattesi. Sì, ma l'intenzione è quella di lasciarlo all'Inter un altro anno. Abbiamo parlato, adesso Valentin sta lì in Coppa America, quindi parliamo quando rientrerà. E su Frattesi di cosa avete Abbiamo parlato? sistemato un pochino in generale, ma niente. Quindi abbiamo parlato di questo. Ma ci sono offerte per Frattesi? C'è qualcuno che si è fatto sentire dalla Premier, dalla Liga? Ma è normale, credo, ma non è un discorso di mercato, è un discorso, stiamo ragionando su altre cose, quindi non è un discorso di mercato. Non è un discorso di mercato, non si è parlato di mercato, dice allora Beppe Riso. Di che cosa si è parlato? Allora, in questo incontro tra l'agente di Frattesi, tra gli altri nomi che poi abbiamo sentito anche nelle varie domande, e l'Inter. Ne discutiamo in questo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passione interisti. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno. Di che cosa hanno parlato allora l'agente di Frattesi e l'Inter se non di mercato? Le strade sono due: o di questioni legate al contratto, visto che è scattato anche l'obbligo di riscatto dopo questa prima stagione in nerazzurro, e visto che sta giocando in nazionale, qualcuno sta dicendo anche magari sono venuti a bussare per un ritocco dell'ingaggio del contratto che era stato firmato un anno fa. Scenario secondo me piuttosto difficile, anzi trovano molte più conferme il secondo scenario, quello più probabile a questo punto, ovvero un incontro per fare il punto della situazione sull'impiego di Frattesi, su quali sono le prospettive per Frattesi all'interno dell'Inter, soprattutto in vista della prossima stagione. Una sorta di punto della situazione. Questo è quello che ci risulta, questo è quello che pensiamo, ecco, si sia discusso. Questo è quello che emerge anche un po' dai principali quotidiani, e sappiamo bene come anche l'agente Riso, appunto, che segue Carboni, segue Ristagno, segue tanti altri nomi, non solo all'Inter, sulla stampa comunque ha sempre dei buoni contatti da questo punto di vista. E in che senso quindi si è discusso della situazione di Frattesi? Frattesi arriva da una prima stagione in nerazzurro dove comunque, se andiamo a vedere la scheda Transfer Market, 44 presenze, 8 gol e 7 assist, perché vengono considerati anche i rigori conquistati, ma di queste 44 presenze poi solo 11 sono state da titolare. Ha segnato dei gol pesanti, come quello col Verona ad esempio, che per me è stato un gol chiave all'interno di questa stagione. È stato sicuramente un elemento molto importante, quindi per me, all'interno di questo scudetto, ma di sicuro è stato tutt'altro che un titolare in questa Inter, anzi. E adesso si va ad aggiungere anche un altro elemento, si va ad aggiungere Piotr Zielinski, che arriva sostituendo Sensi, sostituendo Klassen, che non sono mai stati presi in considerazione di fatto in questa stagione. Quindi in questo senso la sensazione appunto è che la competizione per Frattesi si possa fare ancora più dura e ancora più accesa in vista della prossima stagione. Quindi l'incontro sicuramente è servito a discutere di più questa situazione qui, le prospettive tecniche e di impiego di Frattesi nella nuova stagione. Penso sia anche legittimo, ecco, da parte della gente fare un punto della situazione per il proprio assistito. Vorrei fare però insieme a voi delle considerazioni sparse per sapere un po' anche che cosa ne pensate. Allora, la prima cosa da mettere sul tavolo è che comunque l'Inter in questo momento non considera Frattesi sul mercato, non intende metterlo sul mercato, e anzi all'Inter sono felici e si vogliono tenere Frattesi. Questo secondo me è un primo punto da mettere sul tavolo e da chiarire subito in merito anche ad alcune voci che sono circolate. Anzi, ho anche il vago sospetto che qua le voci sull'Atletico Madrid, sulla Roma, eccetera, eccetera, siano uscite magari più lato giocatore, da qualcuno vicino al calciatore che altro, mentre l'Inter oggi Frattesi se lo tiene e per me fa bene. Anche perché per avere senso anche economicamente, visto quanto l'hai pagato, oggi un'eventuale cessione di Frattesi devi andarla a considerare attorno ai 40, ma
più che altro sopra i 50 milioni di euro probabilmente. Però vi dirò anche qua, visto quanto è stato valutato Tonali, oggi Frattesi sta facendo anche di fatto il titolare nella nazionale all'Europeo, pur non avendo giocato benissimo l'ultima partita con la Spagna, però ecco, magari mi aspetto anche qualcosa in più di questi 50 milioni di euro eventualmente come soglia per un'eventuale valutazione. Detto questo, però, ragioniamo un attimo su quella che è stata la prima stagione di Frattesi all'Inter. L'impiego, secondo voi, è stato giusto oppure no da parte di Inzaghi? Per me sì, nel senso che, per meglio dire, conoscendo quella che era la fissa, l'abbiamo detto tante volte in questa stagione per l'obiettivo scudetto, conoscendo poi la rigidità anche di Simone Inzaghi attorno alle sue, formazioni, ai suoi schemi, e all'impiego di determinati calciatori, Frattesi probabilmente avrebbe meritato anche qualche chance in più, magari in più partite in cui non c'era un turnover ampio. Però 2 considerazioni su questo aspetto. La prima è che comunque ricordiamoci che Frattesi è stato pagato una cifra importante, è vero, ma il salto dal Sassuolo, da cui arrivava alla squadra che quando lui arriva era la finalista di Champions League, è un salto piuttosto importante, dove vai a scontrarti con Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, che sono 3 dei migliori interpreti nei loro ruoli a livello internazionale, potremmo dire. Quindi è un salto abbastanza grande. La seconda considerazione, non è che quando Frattesi poi ha giocato dall'inizio, non è che abbia fatto queste prestazioni che hanno potuto mettere in discussione la posizione di Barella, per esempio, o anche degli altri, almeno secondo me. Non solo per colpa sua, nel senso che adesso non voglio gettare la croce, non è una critica a Frattesi da parte mia, però come dicevo spesso, è vero che ha giocato in formazioni da turnover, quindi in alcune partite non è stato nemmeno favorito dal contesto, però secondo me ha anche mostrato comunque alcuni limiti in termini di costruzione, alcuni limiti in fase difensiva, e che sono 2 aspetti che per una mezzala e soprattutto per una mezzala di Simone Inzaghi, sono assolutamente da considerare, non sono secondari, anzi. E quindi, visto l'obiettivo scudetto dichiarato, e visto diciamo, tutto il contesto di questa stagione, Frattesi è diventato sempre più in questa stagione quell'incursore, ma soprattutto quell'elettroshock da gara in corso, soprattutto. Un ruolo che ha fatto super bene, secondo me, e che ci ha dato la dimostrazione di come sia un profilo su cui si può lavorare e si deve continuare a lavorare, secondo me. E ora, infatti, dal mio punto di vista, sta soprattutto a lui, innanzitutto, migliorare questi aspetti, per esempio Çalhanoğlu gli mancava qualcosa dal punto di vista difensivo per essere al top in quel ruolo lì, ci ha lavorato tantissimo, lo abbiamo visto anche con diversi video che ha pubblicato, ma è stato detto spesso ed è diventato un elemento molto importante in quel ruolo là. Anche Frattesi può e deve lavorare molto per crescere in quegli aspetti, per essere anche un pochino meno confusionario, secondo me, in alcune fasi, e quindi sta anche a lui, sta anche al calciatore giocarsela all'interno di questa concorrenza, perché poi la competizione, se sei ambizioso, ti stimola, secondo me, piuttosto che abbatterti. Poi, dall'altro lato, sta anche a Simone Inzaghi, comunque, secondo me, perché una delle cose che la dirigenza nerazzurra, non dico aveva criticato, ma aveva sottolineato, mettiamola in questa chiave qua, all'interno del vertice che c'era stato dopo la finale di Champions League, c'era stato un incontro in cui le parti si sono parlate, e c'è stata una bella discussione costruttiva all'interno della quale la dirigenza parlava anche della necessità di migliorare nell'impiego delle alternative, cioè del coinvolgimento anche dei non titolari o dei giocatori di seconda fascia, per così dire. E quindi, ecco, per allungare la rosa, per alzare l'asticella, come si sta dicendo tanto in casa Inter in questo momento, e per avere quindi anche seconde linee più pronte, bisogna passare anche dalla valorizzazione delle seconde linee stesse con maggiore fiducia e maggiore impegno. Inzaghi in questo, secondo me, è stato abbastanza rigido anche in questa stagione, sia perché magari di alcune alternative oggettivamente ci si poteva fidare poco, ma diciamo che una vera e propria sorta di rotazione Inzaghi l'aveva trovata sul finire della stagione 22-23, quando c'erano una formazione di Coppa e una da campionato. Quest'anno è stata una situazione invece diversa, in cui si è affidato ai primi 14-15 calciatori, ma con delle gerarchie abbastanza chiare. Ecco, nella prossima stagione, la 24-25, con tutte le competizioni, la Super Champions e tutto il resto, ci saranno tante partite, molte partite saranno ravvicinate, quindi immagino che ci sarà più spazio per tutti, assolutamente. Ma sono curioso di vedere anche se Inzaghi farà questo passo avanti nelle rotazioni, nel coinvolgere anche altri calciatori. Poi Zielinski,
toglierà spazio a Frattesi? Sì, ma non direttamente forse, nel senso che finora Frattesi quando ha giocato spostando poi Barella a sinistra molto spesso. Con Zielinski ora il sostituto di Mkhitaryan c'è già e non è Barella riconvertito a sinistra, ma è proprio lo stesso Zielinski. Quindi Frattesi ora entra forse in competizione diretta più con Barella. Detto che secondo me un centrocampo Barella, Çalhanoğlu, Frattesi, se coinvolto e fatto crescere Frattesi, può essere ancora una soluzione molto molto interessante. Chiaramente Frattesi rispetto a Barella oggi, se fai fuori Barella dentro Frattesi, porti dentro l'Inter delle caratteristiche molto diverse e quindi il gioco sicuramente cambia. A meno che, ed è un'ipotesi su cui sto discutendo da tempo anche dal punto di vista tattico nei nostri contenuti, ne parliamo spesso, non si comincia a lavorare veramente su delle alternative tattiche, soprattutto lì in mezzo al campo, cosa che secondo me Inzaghi dovrebbe cominciare a valutare, visto anche il materiale che ha a disposizione, visti anche i calciatori che ha a disposizione, perché ad esempio la possibilità di lavorare con 2 perni davanti alla difesa, che danno equilibrio e regia insieme, e un terzo che può essere un po' più incursore, è una cosa secondo me molto, molto interessante. E allora questo incursore potrebbe essere Mkhitaryan, potrebbe essere Zielinski, potrebbe essere lo stesso Frattesi, soprattutto in quel ruolo lì. E credo che anche Aslani ne beneficerebbe giocando con un altro equilibratore al suo fianco. Lo abbiamo visto in Croazia-Albania, dove ha fatto molto bene da regista, ma un regista spostato un po' più da mezzala, e andando a fare anche il trequartista aggiunto in alcuni momenti, perché il regista, come dicono quelli bravi dicono che il regista non deve stare per forza davanti alla difesa, cioè il regista non è un ruolo, è un compito, è un po' anche come lo vai ad interpretare, come vai a fare il regista e in quale zona di campo lo vai a fare. Non per forza devi stare lì davanti alla difesa dove giocava ai tempi Pirlo, che ha segnato un po' un'era e dicendo che deve essere solo quello lì che sta lì davanti e fa solo quello. Le cose sono cambiate, anche Asllani secondo me potrebbe beneficiarne in questo. Detto questo, io stravedo per Frattesi, mi piace molto, credo che in pochi si possano permettere di avere un 12° uomo di questo tipo. Spero che trovi questo stimolo per fare lo step in avanti, perché sarebbe importantissimo anche per la nazionale, avere un altro dal blocco Inter di alto livello, un altro giocatore valorizzato dal blocco Inter. Vediamo adesso che cosa emerge ulteriormente rispetto a questo incontro, come si riparte anche a livello di centrocampo con Inzaghi, che cosa avrà in mente. Comunque Frattesi, pazienza, lavoro, dedizione e diventerà un giocatore ancora superiore a quello che è oggi, si saprà ritagliare un grande spazio all'Inter e saprà essere molto molto utile. Altrimenti, come diciamo sempre, se c'è del malumore, se non si regge la pressione, l'Inter probabilmente non è il posto adatto e eventualmente se si porta la cifra giusta la si prende in considerazione. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questo aspetto? Come vedete Frattesi in vista della stagione 24-25 all'interno dell'Inter? Qualche giorno fa qualcuno sollevava la questione: ma a 55-50 milioni di euro voi oggi lo vendereste Frattesi? Allora, visto che me lo avete chiesto, io giro la domanda a voi, sono curioso di sapere che cosa ne pensate e che cosa quindi commentate qui sotto, così poi lo leggo nella diretta alle 19:30. Nel frattempo, su passioninter.club stiamo lavorando ad altri contenuti, ci stiamo confrontando su questi temi caldi del momento, quindi vi invito a fare un salto su passioninter.club e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.